Costruire le autostrade del futuro con le comunicazioni in fibra. Ne parliamo con Daniele Bonaldo dell'Università di Padova. Ciao Daniele e grazie per essere qui. Ciao Lorenzo e grazie per l'opportunità. Immagino che quando parliamo di autostrade non stiamo parlando di autostrade per automobili, ma della metafora autostrade per le comunicazioni, è così? Sì, proprio così. Infatti, possiamo vedere le fibre, noi dobbiamo non solo dargli l'informazione, ma anche dirgli con quale proprietà della luce vogliamo inviarlo. Questo perché nelle fibre, in base alla proprietà che ha la luce, ad esempio la frequenza, possiamo selezionare un certo canale di comunicazione, un po' come si fa con la radio quando per cambiare da un canale all'altro andiamo a modificare la frequenza. Ehm, la mia challenge, in realtà non si occupa della frequenza, ma cerca di sfruttare quella che sarebbe la disposizione, spaziale all'interno della fibra. Cosa vuol dire? La luce all'interno della fibra può distribuirsi solo in determinate maniere, nel senso che, attualmente, se prendessimo ad esempio una fibra e guardassimo l'intensità della luce, si disporrebbe un po' come una sorta di muffin, nel senso è molto intensa al centro e poi si dirada via via che va al di fuori del centro. Ma questo non è l'unico modo in cui la luce si può propagare. In particolare ci sono alcuni modi che sono più invece simili a delle ciambelle, quindi hanno un'intensità che sembra che è un anello. Però attualmente questi modi non vengono sfruttati per comunicare. La mia se riuscissimo a sfruttare questi nuovi modi sarebbe proprio come passare da una strada normale a un'autostrada, perché anche in autostrada nella strada normale abbiamo un solo modo per disporci nella strada, quindi c'è una corsia, mentre in autostrada abbiamo più corsie dove possiamo disporci. Quindi l'idea è quella di utilizzare, se ho capito bene, più modi per distribuire la luce all'interno della fibra ottica, immagino con un vantaggio per chi sta ai due estremi della fibra, per trasportare dati con una banda maggiore, con una maggiore affidabilità. Qual è l'obiettivo? Sì, l'obiettivo è quello di allargare la banda. Chiaramente, attualmente appunto stiamo usando un solo modo spaziale, però se ne riusci ad esempio se ne usassimo 10, facciamo finta, la banda decuplicherebbe essenzialmente. Quindi l'obiettivo sì è quello di aumentare la banda e cercare di star dietro alle esigenze, dell'internet, e dei contenuti dei social essenzialmente. Quindi, i modi di trasmissione all'interno della fibra sarebbero attivi contemporaneamente l'uno con l'altro, quindi non è, come dicevi tu prima, la ciambella o il muffin, non sono l'uno in sostituzione dell'altro, ma in combinazione l'uno dell'altro. Esatto. La cosa un po', particolare è che in realtà si sovrappongono all'interno della fibra, quindi il muffin si sovrappone, diciamo, alla ciambella, ma, con dei dispositivi ottici siamo in grado di separarli e, di separare poi, bisogna vedere anche il livello di crosstalk tra i vari canali, però, siamo potenzialmente in grado di separare questi canali di informazione, sì. Quindi diciamo alla fine della fibra, arriva il segnale, diciamo, mischiato nei 2 modi e poi lo separo per interpretarlo all'arrivo. E in Esatto, particolare di esatto. cosa ti occupi nella tua ricerca? Allora, in particolare io mi occupo dei dispositivi che sono responsabili di prendere più segnali e inserirli dentro, essenzialmente. Quelli che vengono chiamati multiplexer e fare anche il contrario, quindi dalla fibra con tanti modi, ricavare più segnali e che sarebbe definito il demultiplexer. Per fare questo sì, scusa. Chiaramente dobbiamo essere in grado di controllare la luce in maniera molto precisa e andiamo a sfruttare dei dispositivi che vengono chiamati metalenti, che sono, attualmente alla frontiera della ricerca dell'ottica, e che hanno delle capacità di piegare, diciamo, la luce in maniera che non era possibile prima. Quindi è un problema, da come lo descrivi intuisco, principalmente hardware più che software, quello di creare questi dispositivi ai 2 estremi della fibra.
Sì, per questi 2 dispositivi sì. Poi ci sono anche per sfruttare questa distribuzione spaziale ci sono alcuni problemi, che uno degli approcci può essere anche l'implementazione di alcuni, algoritmi per risolvere questi problemi, però non mi occupo di questo, quindi non so neanche dirti esattamente. Chiaro. Grazie mille a Daniele Bonaldo dell'Università di Padova. Grazie.